Ciao a tutti e benvenuti, se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian o bentornati. In questo episodio vedremo le differenze tra i verbi essere e stare. Vedremo quando utilizziamo essere e quando utilizziamo stare, quindi tutte le situazioni in cui bisogna utilizzare questi verbi. E poi, una volta che ho coperto tutte le differenze di utilizzo, vedrete che sarà semplicissimo per voi scegliere quale verbo utilizzare nel contesto giusto e quando dite come state, vedrete che non sarà più un problema dover capire se utilizzare io sto bene oppure io sono bene, e lo vedremo insieme. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni sulla rotellina in basso a destra del video, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Allora, essere è l'atto o il fatto di esistere, di essere. Ok? E indica una condizione o una qualità di qualcuno o di qualcosa che può essere più o meno permanente o temporanea. Essere poi, e lo vedremo anche negli esempi tra poco, in generale è seguito da un sostantivo, quindi da un nome, oppure da un aggettivo. Allora, adesso vediamo la tabella qui e vedremo tutti gli utilizzi del verbo essere uno per uno. Allora, partiamo. E essere normalmente si utilizza per esprimere la nazionalità. Per esempio, sono italiana oppure Jane è americana. Poi si utilizza per esprimere l'origine. Sono di Milano, Jane è di New York. Un altro utilizzo di essere è per esprimere l'identità personale. Per esempio, sono Francesca, lei è Jane. E anche per esprimere la professione. Sono insegnante, Jane è artista. Poi si utilizza anche per descrivere qualcuno o qualcosa fisicamente. Per esempio, sono magra e non molto alta. Gli elefanti sono grigi. E anche per descrivere il carattere. Sono introversa, quindi la personalità di una persona, ok? Sono introversa, Luigi è molto simpatico. E essere si utilizza anche per esprimere emozioni. Quindi sono contenta, il vostro stato d'animo, insomma, sono contenta. Antonio è sempre triste. E poi un utilizzo poi più diverso del verbo essere è quando esprimiamo il giorno e la data. Quindi quando diciamo per esempio che giorno è oggi, oggi è sabato. Oppure la data di oggi, oggi è il 19 giugno, ok? E infine essere si utilizza per esprimere l'ora. Quindi sono le 15:30, per esempio, oppure sono le 2 del pomeriggio. Il verbo stare invece si utilizza per esprimere una condizione fisica o psicologica temporanea. E adesso vedremo tutti gli utilizzi del verbo stare nella tabella. Il primo utilizzo è per chiedere a qualcuno come si sente a livello di salute ed esprimere come ci si sente, quindi sempre in salute. Quindi alla domanda come stai rispondiamo per esempio sto male, ecco sto male, oppure James sta benissimo, ok? Qui, quando viene utilizzato come sinonimo di sentirsi, del verbo sentirsi, come vedete è seguito, il verbo stare è seguito dall'avverbio, ok? Quindi è questa un'altra differenza che vedrete rispetto al verbo essere, che in genere è seguito da un sostantivo oppure da un aggettivo. In questo caso, quando si parla di stare
a livello di salute, di come ci si sente, allora c'è un avverbio dopo il verbo stare invece, ok? E poi il verbo stare è usato anche per esprimere il fatto di rimanere da qualche parte o in qualche luogo. Per esempio, sto qui ancora un po' e poi vado, un po' come un sinonimo di rimango. Rimango qui ancora un po' e poi vado. Ok? E poi il verbo stare è utilizzato anche col sinonimo, come sinonimo del verbo andar bene per un vestito, per vestiti in generale. Quindi quando diciamo per esempio i pantaloni non mi stanno, vuol dire che i pantaloni non mi vanno bene, ok? Oppure la giacca non mi sta, la giacca non mi va bene. E poi il verbo stare è utilizzato anche per descrivere una posizione nello spazio. Per esempio, stare in piedi, stare seduto, stare sdraiato, quindi per parlare di una posizione. È anche utilizzato poi in espressioni esortative, quindi quando diamo un ordine a una persona, spesso usiamo stare e il verbo in generale si trova alla forma imperativa, quindi stai calmo, diamo un ordine a una persona di stare calmo, stai tranquillo, in queste espressioni, stai zitto, stai attento. E poi il verbo stare utilizzato anche in congiunzione con il verbo lasciare, quindi nell'espressione per esempio lascia stare chiediamo alla persona di non fare qualcosa, ok? Quindi non fare qualcosa. E anche abbiamo per esempio un'altra espressione, possiamo dire lascia stare le piante, ecco che l'ultima volta magari le hai fatto cadere il vaso, ecco in questo caso si intende con questo lascia stare non toccare le piante. Oppure anche lasciar stare vuol dire anche che non è necessario fare qualcosa, del tipo devo andare al supermercato a comprare il pane, oh no lascia stare, l'ho già comprato io, quindi lascia stare, non andare, non è necessario, non farlo, ok? Quindi questo è il sinonimo di stare, in questo caso sinonimo di non farlo, non è necessario e via. E poi l'espressione lasciami stare invece è non importunarmi, vuol dire non importunarmi, non disturbarmi, appunto, e quindi ha questo significato, lasciami in pace anche si può dire, lasciami stare, lasciami in pace, ok? E poi il verbo stare è utilizzato anche nella forma del gerundio, quindi quando esprimiamo un'azione che sta avvenendo, che stiamo facendo nel momento in cui parliamo. Quindi sto mangiando, se io dico sto mangiando, intendo che sto mangiando il momento, ok? O sto facendo lezione con voi, in questo momento esatto sto facendo lezione con voi, ok? E poi stare anche utilizzato nella costruzione stare per seguito dall'infinito, quindi sto per uscire, per esempio, indica un'azione futura imminente, quindi quando proprio siamo in procinto di fare qualcosa, un'azione futura molto vicina del tipo quindi sto per uscire, si intende che tra qualche secondo, tra qualche minuto uscirò di casa, ok? Oppure sto per mangiare, anche qui tra poco proprio, tra pochissimo inizierò a mangiare, ok? Quindi quando si è sul punto di fare qualcosa, come sinonimo si può utilizzare sono sul punto di mangiare, sono sul punto di uscire, oppure sono in procinto di uscire, ok? Quindi un'azione futura imminente. Quindi questi che abbiamo visto sono tutti gli utilizzi del verbo essere e del verbo stare. Entrambi i verbi poi possono essere utilizzati come stato il luogo per esprimere lo stato il luogo, la posizione di qualcosa o di qualcuno o anche dove qualcosa o qualcuno si trovano, ok? Però c'è una differenza di utilizzo qui. Quando utilizziamo il verbo essere ci riferiamo a una posizione temporanea di qualcosa o di qualcuno,
quindi non è una posizione abituale. E quando diciamo per esempio James è in bagno, intendiamo che in questo preciso momento, al momento, adesso, nel momento in cui parliamo, è in bagno, quindi non è che James è sempre in bagno, ok? James è in bagno adesso. Quindi quando diciamo poi il sapone è sul mobiletto vicino al lavandino, intendiamo che in questo momento si trova lì il sapone, però possibilmente non è la posizione abituale del sapone. Se invece diciamo il sapone sta sul mobiletto vicino al lavandino, allora intendiamo che è la sua posizione abituale, quindi si trova sempre sul mobiletto vicino al lavandino. Quindi adesso siamo arrivati alla domanda come stai o come sei. Allora, come stai? Quindi sarà chiaro adesso che la utilizziamo per chiedere a qualcuno come si sente fisicamente a livello di salute, ok? Mentre come sei, quando chiediamo a qualcuno come sei, chiediamo a questa persona di descrivere per esempio il suo aspetto fisico oppure il carattere, quindi sono alta, sono magra, sono introversa, sono una persona molto socievole, ok? Quindi questo è l'utilizzo di come stai o come sei. E a livello di risposta, quindi dal come stai, allora avrete capito che bisogna utilizzare sto bene o sto male, ma in ogni caso il verbo stare. L'espressione sono bene o sono male non ha senso in italiano, ok? Quindi quando esprimiamo, quando vogliamo dire come ci sentiamo alla domanda come stai, dobbiamo rispondere con il verbo stare, quindi sto e poi esprimete sto bene, sto male, sto alla grande e tutto quello che volete, ok? Però ecco, quello che anche l'elemento che vi farà capire che dovrete utilizzare il verbo stare è che in genere c'è un avverbio dopo il verbo stare quando ci riferiamo proprio alla salute, quindi quando intendiamo, lo utilizziamo come sinonimo di sentirsi, come ci sentiamo, ok? Quindi sto bene, mi sento bene, vedete, sono sinonimi, quindi dovete utilizzare il verbo stare. Avrete poi magari sentito l'espressione impersonale è bene più un infinito, un verbo all'infinito oppure al congiuntivo, perché ovviamente vi ho detto, ma sono bene è sbagliato, è vero, sono bene è sbagliato, non esiste in italiano, ma potrete sentire utilizzare l'espressione è bene e poi per esempio un infinito è bene studiare l'italiano prima di trasferirsi in Italia. Oppure è bene che studi l'italiano prima di trasferirti in Italia. In questo caso è bene che o è bene più l'infinito indica, vuol dire è opportuno che, è una buona cosa che, quindi ha un utilizzo del tutto diverso, però ecco, se lo sentite utilizzare è proprio con questo significato, e questo giusto per menzionarlo, un utilizzo diverso in cui effettivamente c'è il verbo essere e poi bene, però come vi dicevo il significato è quello di è una cosa opportuna, una cosa buona che e via. E quindi questo è tutto per l'episodio di oggi, spero che vi sia piaciuto e spero che abbiate capito la differenza di utilizzo tra questi verbi essere e stare e che la possiate mettere in pratica già da subito. E fatemi sapere nei commenti come l'avete trovato e se il video vi è piaciuto mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!